passo per passo, da adesso al traguardo che ci siamo immaginati. Cosa dobbiamo tutti fare? Quali sono gli obblighi e quali le opportunità? La transizione avviene nel tempo. Il tempo adesso per questa prima fase è una decina di anni in cui dobbiamo veramente fare un grande salto. Deve essere chiaro che non è gratis. Tutti dovranno fare cambiamenti di stile di vita, sacrifici anche finanziari, e ricordiamoci che c'è un intero continente che sta partecipando a questo sforzo. Non credo sia corretto dire che è una passeggiata, ma nello stesso tempo è anche qualcosa che lasciamo al futuro dei nostri figli. Le 10 priorità? 10 sono tante, io mi accontenterei di avere delle norme che ci consentono di mettere a terra 7-8 gigawatt di energia rinnovabile ogni anno. Negli ultimi anni sono stati circa un decimo e quindi se andassimo con questa velocità ci metteremo 100 anni a fare la transizione, 90 anni. Certamente un forte insegnamento nelle scuole, un grande recupero sull'ambiente, in particolare acqua, dissesto idrogeologico, economia circolare, e poi superare gli ideologismi e guardare con molto realismo a quello che dobbiamo fare. La transizione ecologica è fondamentale, ma è fondamentale anche tutelare le persone che lavorano. Dobbiamo essere in grado di far convivere questi due aspetti. Siamo fortunati, viviamo in un continente che è abbastanza avanti. C'è tutta una parte del mondo importante che invece non lo è. Come la mettiamo? Sì, intanto scontiamo le grandi differenze che ci sono a livello planetario, paesi che sviluppano e che vogliono sviluppare in fretta e che sono un po' meno attenti alle questioni dell'ambiente e che comunque hanno il diritto di svilupparsi per ovvi motivi. Ricordiamoci che la roadmap della decarbonizzazione è una roadmap comune. L'Europa, che è tanto attenta e fa tanti sacrifici, rappresenta il 10% dell'anidride carbonica che viene prodotta, quindi noi possiamo diventare assolutamente green nel 2050, ma se qualcun altro non segue lo stesso percorso rischia purtroppo di nullificare tutti i nostri sforzi. Quindi la condivisione di questo problema a livello globale è fondamentale. Le iniziative del G20, della COP26 servono proprio da un lato a condividere la consapevolezza di questi problemi e dall'altro di capire anche chi va aiutato per essere della partita, perché non si può pretendere che paesi un po' allo stremo debbano fare oltretutto un grosso investimento per diventare verdi. Questo dimostra la difficoltà di qualsiasi transizione, che per definizione si dice che va dal punto A al punto B. Purtroppo il punto A non è uguale per tutti e quindi noi abbiamo definito il punto di arrivo, il punto B, ma il punto A è totalmente diverso e dobbiamo tener conto anche di questo. È uno dei momenti più complessi per far partire una transizione così epocale e non possiamo dimenticarcelo. Questo coinvolge la salute pubblica, l'economia, l'ordine, la disponibilità di materie prime, ovviamente il reddito. Dobbiamo essere molto pratici su questo. Ha fiducia che si arriverà a un accordo globale? Diciamo che devo averne di fiducia, perché se non l'avessi non proverei nemmeno. Oggettivamente, diciamo, Homo sapiens non ha dato grande dimostrazione di saggezza negli ultimi millenni, quindi insomma dobbiamo ricrederci. Qui la cultura, l'insegnamento, i giovani, la scuola devono giocare un ruolo quanto mai importante.